cuffie Opscore AMP FCS, dobbiamo parlare. Sapete che ormai sono 4 anni che uso queste cuffie. Le ho montate sul mio elmetto, ve ne ho parlato 5 anni fa all'incirca. Beh, forse sto esagerando, forse sono 4 anni fa ve ne ho parlato con il primo modello che era uscito prima dell'FMA, un modello anonimo all'epoca. Già era interessante, ma poi sono uscite le FCS, che è una sezione della FMA, è la sezione Falco Communication System, la parte elettronica che si occupa appunto di comunicazione. In realtà a noi arriva soltanto la punta dell'iceberg, fanno delle figate pazzesche, ma non è questa la sede. La FCS è già da un po' di tempo che la snasiamo e che comunque sia non ci delude assolutamente. Fatto sta che alla fine della fiera, come al solito, dove casco? Guardo il sito di Kotak, che ormai è diventata la mia disgrazia, perché io non riesco a passare giorno senza controllare se non ci sono novità, e già da un po' c'erano le AMP e sono state ad un prezzo che, se non mi sbaglio, quando le ho prese erano intorno ai 160 euro, adesso pare che siano arrivate a 170, ma ad ogni modo non le 240 che avevo pagato. Queste erano appena uscite, erano nuove, costavano un sacco di soldi. Adesso i prezzi sono scesi e ci sono ricascato. Ne ho preso un altro tipo, anche perché ci sono delle leggere differenze. Tra l'altro Kotak è super friendly. Quando ci parli, non credo che sia soltanto perché li faccio i video, o forse dite di sì. In ogni caso non sono pagato per fare questa review, quindi vi dirò tutti i lati positivi e quelli negativi. Questo lo dico sempre per un po' di trasparenza, non tutti lo fanno, a dire il vero. Ad ogni modo ho preso non soltanto le cuffie ma anche il Dual PTT, praticamente è il PTT dell'MPU5, ma volevo assolutamente testarlo perché questo Dual PTT è abbastanza un game changer. AMP Dual, ma del Dual parliamo in un video dedicato dove vi parlerò proprio del setup a 2 radio. Oggi concentriamoci sulle AMP. La scatola, come potete vedere, è molto bella. Vi sarà utile anche per il trasporto, eventualmente, se la userete separatamente per non rovinare i cavi, gli attacchi, tutto quanto. E al suo interno troviamo veramente una valanga di roba, perché mi sono fatto mandare veramente tanta roba, perché ho veramente preso il mondo da Kotak. Allora, anche perché ultimamente sono arrivati tutti gli attacchi PTT, che è veramente una manna dal cielo, perché cercarli su AliExpress o cercarli in giro era sempre un problema, non sapevi. Allora io facevo fatica a reperirli. Adesso tutto in un unico posto, come al solito, è la comodità per eccellenza. Poi quando entri in questo mondo dei 5 pin, 6 pin e quant'altro, indubbiamente non vuoi più tornare indietro, e quindi ti prendi tutte le soluzioni possibili, anche di ridondanza, da mettere sugli altri tattici. Per cui ho preso sia il PTT che l'attacco poi per le cuffie, che hanno un attacco particolare, lo vedremo, e ovviamente i braccetti, perché è già compreso nel costo, quindi PTT e l'attacco c'è anche, il PTT no, è un acquisto separato. E qua c'è la cuffia con il suo microfono e le istruzioni per l'uso, istruzioni fatte molto bene, sia in cinese che in inglese, molto ben realizzate, e poi vi spiegano anche appunto l'utilizzo con i vari Dual PTT. C'è il V20, il V60 che in realtà è un Dual PTT, e anche il Dual PTT, quello che ho preso io, e poi c'è la spiegazione di come connettere le due radio, delle funzioni che hanno. Insomma, concentriamoci su di loro. Qua ci sono anche alcuni
accessori di backup qualora perdeste tappini o laccetti vari, che sono strautili. Grandissimo, molto apprezzato. Teniamo fuori semplicemente quello che è la cuffia e i braccetti. Arriva con la protezione per i cuscinetti e devo dire veramente che questi cuscinetti sono non confortevoli, ragazzi, di più, e non sono proprio plasticaccia che si rompe subito, è super confortevole. Poi chiaramente non li dovete strisciare sull'asfalto, però cavolo, veramente veramente comfort. Fanno sudare? Un po' sì, questo ve lo dico già. Ovviamente è plastica, però è comodo, sì, da matti. Tanto sudate per l'elmetto, non è questo che fa la differenza. E quindi uno e l'altro super super confortevoli. Turn out the beat up, raise up the heat. Kick up your feet like this, like that. Word on the street says you got the heat, so let's see you move like this, like. Attacchiamoci subito il microfono lateralmente. Sono 2 punti, lui si infila. Si attacca bene, benissimo, scatti meravigliosi, fissato molto bene, solidissima la struttura di questo braccino del microfono. Il microfono è a 2 vie, cioè sia di fronte che dietro. Quindi non rischiate per sbaglio di storcerlo, rimetterlo davanti alla bocca e non si sente. Vi dicono c'è il volume basso, tu scleri, cerchi di capire se sei tu che non esci. Vi ricordate tutte le problematiche che nascono nel momento in cui si hanno delle comunicazioni. Allora, per quale motivo io ho optato alla fine, soprattutto quando voglio usare questo tipo di soluzione, cioè la soluzione con le cuffie, che ovviamente per me è solo e prettamente nell'ambito del CQB, anche se vi devo dire la verità, queste le ho usate anche così su cappellino, comodissime, velocissime da mettere anche in boschivo, velocissime da mettere e anche da togliere, stanno super comode, stringono come si deve, anche la ritenzione è eccezionale, e le ho usate anche in boschivo. Perché adesso ne parleremo, hanno veramente anche un'elettronica molto 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 buona. Oddio, non conosco i componenti, non li ho mai aperti, sicuramente non sono gli stessi componenti, non stiamo parlando di componenti di altissimo livello come quelli che potrebbero essere quelli delle Obscore originali, ci mancherebbe mai fare questi raffronti, ma parliamo delle cuffie che ci sono di solito in commercio, parliamo anche soltanto delle Earmore. Le Earmore io le ho usate per molti anni, il modello quello base da 85 euro, 90 euro, adesso credo che costino qualcosina di più, e mi sono trovato sempre molto bene, sono un rapporto qualità-prezzo decente. Qua siamo proprio su un altro pianeta, ecco, questo ve lo posso già dire subito, siamo su un altro pianeta per la qualità del suono e siamo su un altro pianeta per tutta un'altra serie di robe che adesso andiamo ad analizzare. Esteticamente che cosa vi devo dire, ragazzi? Sono ben realizzate, non ho nulla da dire, mi piace come hanno fatto tutto, insomma. Plastica, sensazione neanche troppo cheap, devo dire. La qualità dei materiali è molto buona. Gli attacchi ho notato che rispetto alle altre che avevo io precedentemente hanno reso molto più profondo lo sgancio e l'aggancio. Questo dentino che c'è qua in questa zona
è diventato molto più prominente. Ottimo, perché chiaramente è un punto critico che si attacca subito. E guardate qua come scatta. Voilà. In generale tutto il materiale, il cambio tra gommature. Qua gli ho già montato la parte di adesivo per cambiare e renderlo un po' meno lucido in Multicam Black. Sono curati anche nei minimi dettagli, i tappi si fissano bene, non rischiano di saltare, sono solidi. I braccetti sembra che viaggino con dell'olio, sembrano quasi degli ammortizzatori, non hanno scatti netti perché evidentemente è bello stretto qua. Le pile si inseriscono nella parte posteriore, si svitano da Dio, non ci sono problematiche sia avvitare che svitare con una mano, lo potete fare veramente. Questo parla della qualità dei materiali e delle quote. Anche l'archetto è ben realizzato, le cuciture non sono fatte male, la parte bassa e la parte di tessuto indispensabile, lo stretto indispensabile. I cavi sono nettamente più solidi di tutti quelli che trovate in commercio, anche rispetto a quelli della Airmore. Guardate la differenza di spessore. Poi questo è plasticoso, questo è veramente solido, duro, si vede che il cavo è proprio fuso dentro la plastica, non è tanto inserito, arrotolato, è proprio fuso dentro la plastica. Se operate per fare degli aggiustamenti, a me è capitato con un cavo del PTT, in questa parte qua, tra l'altro si svitano, li tirate fuori, c'è la saldatura classica come in qualunque sistema elettronico, non è tutto fuso nella plastica, l'aggancio come succedeva per alcuni PTT della Z Tactical piuttosto che roba ancora più squallida. Qua è tutto ben strutturato e quando abbiamo guardato all'interno abbiamo visto proprio che il tipo di fusione che c'è qua è tutto un altro fare. Non avete paura che piegandosi, flettendosi dentro si consumi e si rompa. Io fino ad oggi non ho avuto nessun tipo di rotture, tranne appunto questo piccolo difetto di fabbrica quando mi era arrivato. Ecco, queste cose possono succedere. Effettivamente ancora fino a un po' di tempo fa, parlo di 2 anni fa, mi arrivavano materiali assemblati in maniera un po' scadente, quindi ogni tanto può succedere, ma di per sé la progettazione e la struttura è buona, quindi se tu ci metti sopra le mani come è stato nel mio caso e hai fatto una saldatura come si deve, non l'ho fatta io tra l'altro, l'ha fatta di rito, grande di rito, ringrazio ancora per la sua mano ferma, è venuto fuori un lavoro perfetto e non ha mai avuto più problemi. Stessa cosa vale per i nuovi PTT che mi sono arrivati e anche per questo tipo di cavo che ovviamente è super solido. Questi legacci sono super comodi perché vi tengono. Adesso erano scollegati perché io le ho già smontate ste cuffie, vi devo dire la verità, non è ovviamente la prima volta che le uso, le ho già provate, le ho già montate, sono molto semplici da legare e tengono tutto bello stretto addosso alla struttura. Così le richiudete per magari un eventuale trasporto un po' più compatto. L'interno dei padiglioni non è marchiato, non sapete qual è la destra e la sinistra, sì lo sapete ovviamente perché questa è la parte frontale e questa è la parte posteriore. Nella parte posteriore appunto abbiamo le batterie, abbiamo l'attacco a 6 pin coperto sia da un lato che dall'altro e ovviamente questo è fatto per poterle poi utilizzare appunto con il Dual PTT e vedremo che gran figata che diventa l'uso di queste cuffie con il Dual PTT. Abbiamo un attacco a 6 pin per quello che riguarda gli attacchi interni. E i tasti funzione.
nella parte inferiore sinistra, per cui da questo lato voi vi potete regolare, accendere, spegnere le cuffie. Le funzioni sono molto semplici: con uno dei tasti qualunque le accendete, con il tasto meno, quello per sottrarre volume, le spegnete tenendolo schiacciato 4 secondi, 3 secondi, adesso non mi ricordo precisamente, tenendolo schiacciato a lungo, e aumentate 5 livelli dallo 0, 1, 2, 3, 4 e il quinto che è il boost. Infatti tenendo schiacciato il più, cioè l'aumento del volume per 4 secondi, c'è un momento in cui va in gain pazzesco, veramente un gain molto potente, e dopo qualche secondo, se non mi sbaglio 10 secondi, ritorna al massimo volume. Quindi oltre ad aver raggiunto il massimo volume potete ancora andare in boost. Cosa serve questo boost? E adesso parliamo un po' della qualità audio. Allora, non ho degli strumenti per poter valutare le frequenze, eccetera, eccetera. Non ho questa conoscenza anche tecnica, ma ho un orecchio e so quale suono da molti anni, e quindi mi interesso di audio al di fuori dell'Airsoft. E devo dirvi che, vabbè, tutti voi anche avrete sperimentato le varie cuffie che ci offre il mercato. Siamo nella norma, ma siamo in una media alta. Non è un ascolto super high quality, cioè non si tratta di sentire i bassi e i medi o gli alti perfettamente equilibrati come nella parte esterna, ma la sensazione, una volta indossate, una volta accese, il minimo del volume abbassa il livello medio di ascolto di qualche decibel. Ovviamente non vi so dire quanti, però lo abbassa al minimo volume. Al volume numero 2 siamo in un ascolto che è identico a quello senza cuffie. E ovviamente l'occlusione che le cuffie ti danno fa sì che tutto risulti un po' più girato sui bassi, ma gli acuti comunque ci sono, i medi e i bassi sono preponderanti. Se vogliamo, proprio per l'effetto occlusione, perché vi sentite anche voi mentre parlate, ma se io devo valutare un suono esterno, mi mancano un po' di alti, mi manca un po' di spazio, ma il volume è lo stesso, quindi al 2 abbiamo una parità di volume, quindi incominciamo già a sentire tutto, se ci parlano, eccetera. Volume 3 incominciamo a potenziare il nostro ascolto, quindi aumentiamo la nostra capacità di ascolto, ma è ancora assolutamente accettabile. Perché vi dico questo? Perché con le prime cuffie che mi erano arrivate, quelle non FCS, quelle non marchiate, il gain già alla terza e alla quarta potenza era spaventoso, del tipo che toccavi il tessuto e sentivi quasi inusabile, perché appena ti muovi percepisci soltanto il suono del tuo movimento, figuriamoci se riesci a distinguerlo da tutto quello che è la parte esterna. Passando a livello 4 abbiamo quella che è la percezione di essere di sentire gli alti e i medi e i bassi esattamente come quando non avete le cuffie, ok? Anche la mia voce risulta non più occlusa, ho una sensazione quasi di libertà totale, come se ci fosse un buco qua nelle cuffie, e non so se l'aumento di gain aumenta la qualità del suono, quello che sia. Io di solito le uso a questo livello qua, dove ho un potenziamento del suono, non mi va troppo a percepire i movimenti, ancora assolutamente in un range accettabile, non mi sembra di vivere un incubo sonoro, ma ho la sensazione di non avere più le cuffie, di avere sì qualcosa che mi spinge sulle orecchie, ma anche la mia voce, tutto quello che dico, e
quello che sento in giro è perfetto, quindi siamo a volume 4. E poi il quinto volume è un potenziamento notevole. Qua già incomincio a sentire un movimento non ancora fastidioso ma ben presente. Questo serve nel momento in cui volete cercare di sentire qualcosa, e spesso e volentieri, non stiamo ancora parlando del boost che c'è, spesso e volentieri mi viene contestato anche sui commenti quando ho fatto delle recensioni al camp eccetera delle altre cuffie. Avevo già parlato delle cuffie dopo 2 anni di uso. Spesso mi viene detto attenzione perché non si sente bene il panorama 3D. Assolutamente no, non è vero. Quindi chiunque commenti questo video dicendo che il panorama 3D non è granché, allora è una persona non esigente, ma di più, perché purtroppo neanche le Obscore vere hanno un panorama 3D migliore di questo, perché le ho provate ovviamente, non parlo per sentito dire, ma vi garantisco invece, questo ve lo posso garantire, che addirittura comprensibile il fronte retro, perché dietro è un pochino più soffuso, arriva tutto il suono, cioè è talmente buona comunque la qualità di ricezione dei microfoni che riuscite a identificare perfettamente l'azimuth del suono. Ho fatto tutti i tentativi del caso ormai in questi anni, sia in urbano che in boschivo, e assolutamente no, devo confermare che queste cuffie riescono ad avere un panorama 3D eccellente. Il boost dopo 5 secondi aumenta ancora di un livello, non è che proprio faccia un salto epocale, ma questo boost è veramente già un limite eccessivo che uno non vorrebbe mai tenere sempre, perché sarebbe veramente di nuovo sentire ogni cinghia che si muove. Per spegnerle si tiene per 3 secondi il tasto funzione riduci volume e si spengono. Hanno anche uno spegnimento automatico. Dopo un tot di ore di operatività, se le lasciate accese, non consumano la batteria se inserita e lasciata in deposito. Cosa che sconsiglio sempre a tutti. In generale le batterie, se vengono lasciate negli apparati elettronici per un lungo periodo di tempo, può succedere che appunto loro da sole incomincino a perdere del liquido e vi ossidino tutto l'interno. Non ve lo consiglio, ma non ve le scarica lui, al massimo si scaricano da sole le batterie, non ha delle perdite, delle tensioni continue in stand-by, né tantomeno in off. Parliamo adesso del microfono frontale, la qualità del suono. Anche la qualità del suono del microfono frontale, nel momento in cui avete delle radio decenti e comunicate, avete la possibilità di non dover per forza parlare a volume alto e di essere percepiti molto bene in tutte le frequenze medio, alte e anche basse, quindi ha un'ottima qualità del suono anche in ricezione, che ha anche una distanza. Il cardioide, che è questo, il tipo di cardioide che ha questo microfono, permette di avere un'ottima ricezione abbastanza vicino, non è super sensibile a tutte le distanze, quindi quello che già non è propriamente attaccato alla vostra bocca dopo 30-20 cm incomincia a tagliarlo, e quindi è molto sensibile nella zona vicina. Ottimo microfono, come ho detto, ottimo l'attacco, molto solido, non mi dà la sensazione che sbattendoci contro possa rompersi, anzi, ve l'ho già detto, è super solido. Passiamo ai braccini. I braccini sono di una qualità, anche lì, come le altre plastiche,
buona, non è iper cheap, anzi soltanto questa parte che mi sembra la parte più importante non mi dà quella sensazione totale di affidabilità, però io li sto usando da anni, li maltratto, li muovo, ho anche sbattuto contro delle porte eccetera, mi si è girata la testa e questi non si sono rotti, non credo che abbiano peggiorato la qualità di questo materiale e quindi mi fido che sia lo stesso delle cuffie che già sto usando. E qua abbiamo una ritenzione, una pressione nelle orecchie quando stiamo parlando di elmetti, che è decisamente un'altra cosa rispetto a qualunque cuffia che voi possiate comprare. Il modo in cui sentite che vi si tiene attaccata al cranio è veramente commovente. Andiamolo giù. Quindi anche i braccini super promossi, anche qui l'attacco l'hanno migliorato. Potete regolare la tensione del movimento con una brugola dietro e poi per il resto anche qua avete una vite a brugola per poter regolare le varie tensioni di movimento. Si aprono e si chiudono a scatto anche in questo senso. Difficile che voi riusciate a regolarlo se non in automatico sulla vostra testa, non è una cosa che dovete regolare clac clac clac. Quando ve lo metterete sul cranio, questa regolazione sceglie lui già in automatico da struttura quello che è la distanza giusta, quindi anche in questo senso qua. E poi quando ce l'ha non sentite tre movimenti strani per cui il braccetto si sposti dalla posizione in cui è, non vi fa rumori, anche perché questi rumori potrebbero essere amplificati, perché potrebbe fare cassa di risonanza la cuffia e quindi magari anche soltanto in un movimento di testa la paura che questo possa creare dei suoni fastidiosi non c'è. E direi che proviamo un po' a montarlo. Che dite? Allora, impallinati, vi ricordate l'elmetto della Genius Armory? Lo customizziamo un pochino di più per portarlo a essere veramente come piacerebbe a me, usando queste? Adesso lo possiamo mettere.
Se non sapete di cosa sto parlando, andatevi a vedere il video dell'elmetto, perché questo elmetto è veramente una figata. Però l'accessorio che mi hanno mandato, la cover, non era propriamente... aveva tutta una serie di difettucci che non mi consentivano di montare il portabatterie della Ferro Concept e sinceramente non ci voglio rinunciare.
E qua adesso è possibile fare questa cosa qua. Eccolo. E soprattutto inserimento sotto. Ricapitolando, consiglio queste cuffie? Assolutamente sì, per chiunque abbia bisogno di un paio di cuffie. Moltissimi giocatori di Airsoft non gli passa neanche nell'anticamera del cervello di usare un paio di cuffie. Altrettanti invece cercano sul mercato qualcosa che sia bello e magari anche buono. Ecco, in questo caso abbiamo qualcosa di buono e magari anche bello, perché la parte estetica che indubbiamente fa il suo gioco è veramente l'ultimo dei punti. La qualità generale di questo prodotto è indubbiamente fuori dai standard che siamo abituati a usare nell'Airsoft, ma ve ne sarete già accorti, la maggior parte delle persone che vedo in giro che usa le cuffie se le già procurate e tutti quanti mi dicono che effettivamente sono contenti. Quindi anche da parte mia vi posso confermare la qualità attraverso questo video che avete visto. Nel prossimo video parleremo anche del Dual PTT, che vi ricordo è veramente un game changer, soprattutto per chi magari all'interno della squadra o anche in un torneo deve occuparsi della comunicazione e magari lo deve fare in movimento, utilizzando 2 radio e magari splittando tra 2 o più canali. Ve ne parlerò, fatemi sapere nei commenti se l'avete già usate, come vi siete trovati, e vi lascio anche con una domanda: quanti di voi lo usano e quanti di voi in realtà preferiscono usare altri sistemi che non siano cuffie? E perché? Datemi anche dei perché. Vi ricordo che il canale esiste solo grazie agli abbonati che saluto e ringrazio, che ogni mese mi danno un contributo per riuscire a portarvi tutto questo materiale. Se vuoi anche tu puoi diventare un abbonato qua sotto, e se questo video ti è stato utile, ti è piaciuto, non dimenticarti di mettere un pollice su che aiuta la diffusione del video, lo sapete, sta litania ve la sentirete tutte le volte, e non dimenticare di iscriverti perché il 70% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale. Da Pio3 Kotak, che ha tutto questo materiale lo trovi su questo sito veramente fantastico, e da FCS Opscore AMP è tutto per oggi. Ci vediamo alla prossima. Ciao là, impallinati.